Ciao a tutti e bentornati in un nuovissimo video. Io sono Katie e vi do il benvenuto su Katie Made. Nel tutorial di oggi andremo a realizzare questa borsa zainetto, il modello Nora. Dico borsa zainetto perché per chi mi segue su Facebook sa che ho fatto due versioni, sia questa che la prima in blu. La prima in blu era proprio zainetto, questa ho deciso di trasformarla in una borsa, cioè utilizzo borsa. Infatti non ho messo le bretelle, però dico zainetto perché ho fatto questo manico che comunque ricorda molto lo zainetto. Un consiglio ulteriore che posso darvi per comunque poterla indossare è quello di aggiungere una tracolla o un manico lungo, è indifferente. Ho deciso di portarvi per prima questo tutorial perché avevo più parti pronte, diciamo più parti registrate del tutorial, però ovviamente per quanto riguarda la versione blu vedrete sia la patella che il fondo di questo tutorial, perché come vi ho detto già nei precedenti tutorial sono tendente a riciclare i vari miei spezzoni di tutorial per risparmiare tempo, però comunque la spiegazione è sempre quella. Quindi ovviamente, come vi dico sempre, vi do le mie idee, però voi potete tranquillamente personalizzare questa versione mettendo le bretelle e quindi farlo diventare uno zainetto vero e proprio. Per quanto riguarda la fettuccia, molte di voi mi hanno chiesto dove prenderla. Io già ce l'avevo in casa perché comunque sono strapiena di materiale, ho scatoloni pieni di fettuccia, però poi mi è stato detto che comunque ce l'ha Sergio Cirillo, quindi nel box info qui in basso vi lascio il link della loro pagina perché ne hanno veramente tanta, c'è varia scelta di questo tipo di fettuccia perché è fettuccia in tulle. Non è un video in collaborazione, però molti si chiederanno perché se vendi il materiale consigli altri fornitori. In realtà io vendo quello che è mio, però non ho avviato un'attività, non ho nulla, condivido semplicemente la mia passione a 360 gradi, quindi vi propongo le mie idee anche sotto forma di kit, poi se qualcuno le vuole acquistare bene, altrimenti io vivo lo stesso, continuo a fare tutorial, quindi può capitare che continuo a consigliare fornitori, ma ho continuato a farlo anche in privato quando mi venivano chieste informazioni. Quindi fatta questa premessa vi lascio la lista dell'occorrente e poi iniziamo con il nostro progetto. Vado a prendere il mio uncinetto ed io utilizzerò il numero 7 nel mio caso perché comunque la fettuccia è leggera e una volta lavorata resta sottile, mentre se utilizzate una fettuccia più spessa tipo la licra vi consiglio di utilizzare un uncinetto numero 8. Quindi partiamo con il nostro fondo facendo un cappello. Nell'ultima catenella vado a lavorare una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa,
una catenella ed una maglia bassa. Quindi nelle due estremità del fondo io andrò a fare gli aumenti. Per gli aumenti io non sono quel tipo di persona che segue degli schemi precisi, ovvero sì, faccio gli aumenti ma li faccio in base a come si trasforma il lavoro, diciamo, per farvi capire. Se vedo che il fondo si imbarca vado a fare una catenella, io utilizzo la catenella per fare gli aumenti, però comunque per farvi un tutorial ben preciso mi sono fatta una prova e poi mi sono scritta lo schema in modo da comunque darvi uno schema preciso da seguire, perché altrimenti se dovete seguire un tutorial dedicato al fondo come lo faccio realmente io, cioè non ha schema, vado in base a come il lavoro prende forma. Quindi dopo aver fatto questo aumento vado a fare di nuovo una maglia bassa in ogni maglia sottostante fino ad arrivare all'ultima catenella sull'altra estremità. Una catenella, l'altra maglia bassa già l'abbiamo fatta ad inizio giro, quindi la maglia bassa successiva la andiamo a fare sulla maglia bassa sottostante, quindi praticamente su entrambe le estremità abbiamo fatto lo stesso numero di aumenti. Faccio una maglia bassa, sulla maglia bassa sottostante io in questo caso faccio un'altra catenella, una maglia bassa sulla maglia bassa successiva. A questo punto procediamo il lavoro facendo una maglia bassa nelle successive 12 maglie . Quindi dovremo ripetere una catenella ed una maglia bassa per 4 volte, quindi sono 4 gruppi da una catenella ed una maglia bassa. Ed ora andiamo a fare di nuovo una catenella, una maglia bassa nella maglia successiva sottostante, che sarebbe la catenella,
successiva sottostante, una catenella, una maglia bassa nella maglia successiva sottostante, una catenella ed una maglia bassa nella maglia successiva sottostante e per l'ultima volta una catenella e una maglia bassa nella maglia successiva sottostante. Avremo ripetuto in questo caso per 6 volte il gruppo da una catenella ed una maglia bassa. Bene, a questo punto procediamo facendo una maglia bassa nelle 13 maglie successive, e anche in questa estremità dovremo ripetere i gruppi da una catenella ed una maglia bassa per 6 volte. Quindi vado a fare una catenella, una maglia bassa nella maglia sottostante, una catenella, bassa nelle 16 maglie successive e poi andiamo a chiudere il lavoro. Più o meno come lo faccio io, con uno schema ben preciso che ho pensato solo per voi. Bene, a questo punto ci andiamo a fare il corpo del nostro zainetto, quindi partiamo sempre con il cappietto iniziale. E questa volta voglio partire dal retro, quindi non mi aggancio sul lato più corto, ma mi aggancio dal retro. Ho cambiato uncinetto, ho preso il numero 8 per rendere il corpo della borsa un po' più largo. Vado ad agganciarmi nella maglia centrale della parte retro del nostro fondo, prendo solo la metà catenella dietro in questo modo e vado a fare una maglia bassa.
Bene, terminato il giro lo andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia e a questo punto dovremo iniziare la lavorazione del corpo della borsa o del nostro zainetto. Comunque io lavorerò il corpo della borsa con il punto canestro in costa, che è lo stesso punto che ho utilizzato per la pochette Aida, di cui mi state chiedendo in tantissime il tutorial, e sappiate che è in programmazione, lo sto registrando insieme a tutti questi altri tutorial, quindi tranquilli. L'unico problema è che non sono riuscita a trovare la stessa chiusura che ho utilizzato per quella, perché comunque l'ho presa molto tempo fa in una merceria, quindi utilizzerò un'altra chiusura, ma comunque il procedimento della pochette non cambia. Ovviamente per quanto riguarda lo zainetto potete utilizzare qualsiasi punto, quindi andiamo a vedere come lavorare il nostro corpo dello zainetto. Andiamo innanzitutto a fare una catenella, dopodiché facciamo una maglia bassa in costa dietro nella prima maglia, quindi qui puntiamo prendendo solo la metà catenella dietro, in questo modo. Prendiamo tutta la maglia successiva sottostante, prendiamo il filo, tiriamo fuori e chiudiamo a maglia bassa. Quindi dovremo procedere in questo modo per tutto il giro. Non ricordo precisamente se vi ho fatto vedere già questo punto in qualche tutorial, sicuramente sì, mi sembra nel secchiello shimmer, quello in Utah, magari ve lo lascio linkato qui in alto nella i, e continuiamo in questo modo. Terminato il giro io vado a chiudere con una maglia bassissima, ma volendo potete anche continuare a lavorare a spirale senza chiudere i giri, quello è un po' soggettivo. Quindi punto l'uncinetto nella prima catenella che abbiamo fatto e chiudo a maglia bassissima in questo modo. Ora vado a farmi la catenella iniziale e in questo giro dovremo alternare i punti, quindi dove abbiamo la maglia bassa in costa dobbiamo fare il punto canestro, dove abbiamo il punto canestro dobbiamo fare la maglia bassa in costa. Quindi nella maglia successiva abbiamo una maglia bassa in costa, quindi vado a prendere tutta la maglia e vado a fare un punto canestro o comunque maglia bassa. Nella maglia successiva abbiamo un punto canestro, quindi vado a prendere solo metà catenella dietro e faccio una maglia bassa in questo modo e procedo alternando le maglie. È veramente molto semplice perché comunque basta guardare i punti che abbiamo sotto. Qui abbiamo la maglia bassa, quindi vado a fare il punto canestro
Qui abbiamo il punto canestro e vado a fare la maglia bassa in costa. Se non la facessi in costa avrebbe comunque il punto canestro normale senza queste piccole striscioline, e procedo in questo modo per tutto il giro e anche per tutti i giri successivi, che vi lascio indicati qui in alto. Ovviamente questo è il numero di giri totali che dobbiamo fare, compreso il primo giro a maglia bassa in costa, insieme alla misura in centimetri. Quindi se volete utilizzare un filato diverso dal mio avete come riferimento la misura in centimetri. Quindi raggiungiamo queste misure e poi ci vediamo per rifinire il nostro zainetto. Bene, dopo aver terminato il corpo della borsa, quindi dopo aver fatto 18 giri e aver raggiunto circa 21 cm e mezzo, 22, questo è il risultato. Mi sono tenuta un po' più bassa, ovviamente se voi preferite potete farla anche più alta. Io mi sono tenuta bassa un po' perché preferivo farla più bassa rispetto all'altro zainetto, e un po' perché comunque non mi bastava la fettuccia. Io ho veramente tanta fettuccia, ma ce l'ho tutta scatolata e non mi va di tirarla fuori dalla scatola e poi rimetterla dentro per portarla nella nuova casa, quindi mi arrangio un po' con quella che ho fuori. Ora andiamo a tagliare il filo e andiamo a chiudere con l'asola di chiusura. Come potete notare io sul retro ho chiuso tutti i giri con maglia bassissima, diciamo che si nota leggermente, poco, però comunque questo è il retro, quindi non ci importa più di tanto. Andiamo a ripetere lo stesso procedimento che abbiamo fatto anche per il fondo, quindi nell'ultima catenella facciamo una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa.
Terminato il giro lo termineremo qui perché ora dovremo lavorare righe di andata e ritorno, quindi facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e andremo a lavorare una maglia bassa nelle 13 maglie successive, perché poi su queste estremità dovremo lavorare gli aumenti per comunque arrotondare la parte. Punto l'uncinetto nella prima maglia e faccio una maglia bassa e farò una maglia bassa in ogni maglia sottostante fino ad ottenere 13 punti. Che a questo punto dovremo lavorare 6 gruppi formati da una catenella e una maglia bassa, come abbiamo fatto per il fondo. Quindi facciamo una catenella, una maglia bassa nella maglia successiva sottostante e ripetiamo questo procedimento per 6 volte. Punto torniamo indietro a maglia bassa, quindi dovremo fare una maglia bassa nelle ultime 13 maglie successive. Le 15 maglie basse. A questo punto dovremo andare a lavorare i gruppi per formare gli aumenti e andremo quindi a lavorare una catenella e una maglia bassa, questo gruppo, per 9 volte. Quindi facciamo una catenella, una maglia bassa nella maglia sottostante e così via, ottenendo quindi 9 gruppi da una catenella e una maglia bassa.
Anche questo giro. A questo punto abbiamo terminato le righe di aumenti e dovremo proseguire lavorando un'ulteriore riga senza aumenti, quindi facendo una maglia bassa in ogni maglia sottostante, e poi andremo a lavorare il giro di rifinitura. Quindi procedo facendo una catenella, si mette a fuoco, volto il lavoro e faccio una maglia bassa nella prima maglia ed una maglia bassa in ogni maglia sottostante. Bene, terminata anche questa riga andiamo a fare una catenella. Per quanto riguarda questa versione che vi sto mostrando nel tutorial, voglio darvi un'alternativa alla chiusura, visto che comunque io ne avevo solo una di quella cartella ed ho pensato di applicare un anello qui, quindi lavorarlo insieme alla padellina. Mentre sto lavorando le maglie basse inserisco l'anello e poi fare una fascetta sulla parte sottostante dello zainetto e quindi poterla chiudere con un semplice anello e un moschettone che si trova facilmente in tutte le mercerie. Quindi mi vado a lavorare le mie maglie basse in costa e devo trovare il centro di questa padellina, suppongo che sia qui. Mi segno con un marcapunti dove devo arrivare con le maglie basse in costa normale e dove devo iniziare a prendere poi l'anellino. Poi mi prendo anche l'anellino, quindi ci andiamo a rifinire anche questa parte, quindi facciamo una catenella, lavoriamo una maglia bassa in questo punto,
Bene, a questo punto dobbiamo andare a cucire la nostra padellina, perlomeno io farò prima questo passaggio, quindi prendiamo la nostra padellina, la posizioniamo secondo l'altezza che vogliamo. Ho cambiato anche il moschettone perché questo secondo me è più comodo per creare poi la fascetta che andremo a cucire sul fondo, ed oltre ad essere più comodo è anche un pochettino più carino da vedere, quindi lo vado a rimettere. E per quanto riguarda l'altezza della padellina è a nostro piacere, possiamo metterla tutta completamente giù oppure su. È una cosa soggettiva, io andrò a posizionarla in questo modo. Ovviamente dipende anche da quante catenelle avete avviato per la padellina, perché più catenelle avviate più vi viene grande la padella, appunto. Vado a prendermi la fettuccia che mi era avanzata, ne taglio, vado a tagliare, poi nasconderò i fili successivamente. Vado a crearmi il cappio iniziale in questo modo e cercherò di cucire la mia padellina a maglia bassissima. Innanzitutto direi di prenderci un attimino gli angolini, perché io ho già piegato qui lo zainetto, il corpo della borsa, diciamo, per rendermi un po' conto della dimensione, un po' di tutto, quindi direi di segnarmi con dei marcapunti gli angolini in modo che so dove c'è la piegatura. Più che altro vado a farlo in questi retro, visto che comunque dovrò cucire la padellina, quindi mi vado a segnare proprio l'angolo, ma è una cosa mia, voi potete farlo e non farlo. In questo modo prendo la padellina, punto l'uncinetto in una maglia che è parallela al punto da dove abbiamo fatto fuoriuscire il cappietto. Prendo il cappietto, lo tiro fuori in questo modo. È un po' difficile farvi vedere, però cercherò di farvi capire. Praticamente dovrò cucire tutta la padellina lungo tutto il bordo a maglia bassissima, entrando sia nei punti della padellina sia nei punti dello zainetto. Quindi punto l'uncinetto nel punto successivo della padellina e punto anche nello zainetto. Prendo il filo dall'interno,
Bene, a questo punto con il po' di fettuccia che mi è avanzato vado a crearmi la cordicina e l'accetto che mi reggerà comunque il moschettone. Quindi me lo tengo agganciato sempre alla patellina in modo che lavorando posso misurare dove devo arrivare. Quindi riprendo uncinetto numero 7, vado a farmi il cappietto iniziale. Ne faccio un'altra, quindi 2 maglie basse in totale, e cercherò di fare una spighetta rumena da questo punto. Quindi in teoria vado a voltare il lavoro, prendo tra asola per un totale di 3 asole, carico il filo e chiudo prima le prime 2, poi le seconde 2, volto il lavoro, prendo questa prima asola, forse così non riuscite a vedere, prendo questa prima asola, prendo la seconda, si procede fino a raggiungere la misura che ci occorre. Ok, ho raggiunto la mia misura, quindi volto per l'ultima volta il lavoro, prendo le 2 asole, carico il filo e chiudo tutto insieme. Vado poi a tirare tutto il filo fuori, tanto comunque me ne è rimasto poco, e dovrò andare a cucire questa fascetta al centro della base, quindi su questi punti qui, quelli in costa, andiamo a cucire entrando ed uscendo dalla lavorazione. Dopodiché, una volta cucita la fascetta, andiamo a bloccare il filo all'interno con un po' di pazienza. Bene, questo è il risultato una volta assemblato lo zainetto. A questo punto dovremo andare a realizzare il manico e le bretelle. In questo caso abbiamo due opzioni: possiamo acquistare il manico e le bretelle in pelle, copelle, quello che sia, già pronte, ci sono fornitori che comunque li vendono, oppure possiamo realizzarle noi con il filato. In questo caso io utilizzerò il cordino che è meno elastico, quindi se volete continuare a seguire il tutorial e quindi realizzare lo zainetto proprio come lo realizzo io, continuate a seguire il tutorial, appunto, perché vi mostrerò come realizzare sia le bretelle che il manico, che comunque hanno lo stesso procedimento. Quindi vi mostrerò giusto il campioncino e poi per quanto riguarda la lunghezza vedete un po' voi in base ai vostri gusti.
In questo caso utilizzerò del semplice cordino bianco, qualsiasi cordino va bene purché sia di 3 mm, io lo lavorerò con uncinetto 3,5, quindi vado a farmi il cappietto iniziale come al solito e lavorerò una semplice spighetta rumena, quindi come abbiamo fatto anche per l'accetto del moschettone, solo che in questo caso partiremo dalle catenelle, quindi vado a fare una catenella, 2 catenelle, punto l'uncinetto nella prima catenella, prendo il filo e faccio una maglia bassa. Con la asola qui carico il filo e chiudo tutte e due le asole insieme. Questo passaggio è solo per avviare, dopodiché voltiamo il lavoro, prendiamo queste due asole, quindi una e due, carichiamo il filo, chiudiamo le prime due, carichiamo di nuovo il filo e chiudiamo le seconde due. Voltiamo di nuovo il lavoro e procediamo ripetendo gli stessi procedimenti, quindi prendo la prima asola, prendo la seconda, che sono comunque sul laterale, carico il filo, chiudo le prime due, carico di nuovo, chiudo le seconde due e procedo in questo modo fino a raggiungere la lunghezza che mi serve. Questo riguarda sia il manico che le bretelle. Vostro cordoncino andate a voltare il lavoro, prendete le due asole, carichiamo il filo e chiudiamo tutte le asole insieme. A questo punto non andiamo a tagliare il filo ma andiamo a rifinire la nostra spighetta rumena, quindi faccio una catenella e andrò a puntare l'uncinetto in tutte queste asoline che ci ritroviamo laterali alla spighetta rumena. Quindi punto l'uncinetto in questa, prendo il filo e faccio una maglia bassissima e farò una maglia bassissima in ogni asolina che ci ritroviamo. E andremo a contornare tutta la nostra spighetta rumena. Quando arriverò qui farò una catenella, una maglia bassissima all'interno della maglia centrale, una catenella e poi passo sull'altro lato e faccio lo stesso procedimento fino ad arrivare alla fine, dove taglierò il filo, chiuderò con asola di chiusura e il nostro cordoncino, manico, bretella, quello che sia, è pronto. Quindi io procedo, volevo solo farvi vedere il procedimento di rifinitura. Credo che non farò le bretelle per questo modello perché preferisco tenerlo da mano, insomma. Magari metterò una catena. Ho terminato, come potete vedere, il mio cordoncino. Ora vado a tagliare il filo, chiudo con l'asola di chiusura e come potete vedere non sembra nemmeno più una spighetta rumena, però mi piace di più perché comunque al centro resta la trama della spighetta rumena, non so con il bianco quanto si possa vedere, però è tutto rifinito, quindi secondo me è più bello così. Voi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se vi piace di più così o preferite tenere comunque la spighetta rumena classica.
quindi vado a tagliarmi il filo. Mettere i moschettoni è molto semplice, io da un lato già l'ho messo, però visto che molte di voi spesso mi chiedono come applicare magari una catena o una tracolla, io utilizzo semplicemente questi moschettoni tondi, vedete sono moschettoni però sono tondi, ed ora vado praticamente ad applicarlo proprio sulle estremità, quindi qui lo faccio passare tra le maglie. Ed ecco qui, ho applicato i moschettoni, adesso dobbiamo andare ad applicarlo allo zainetto borsa. Scegliamo una posizione sul retro, io cercherò di metterla più in basso possibile in modo che comunque una volta che si trova comunque in piedi i moschettoni non si vedano. Quindi apro sempre il moschettone e vado comunque a farlo passare tra le maglie. Per quanto riguarda quando dovete praticamente applicare la catena, voi aprite il moschettone, mettete la catena e poi questa parte la andate a bloccare in una delle maglie dello zainetto. Io ora ve lo faccio vedere perché magari qualcuna che vuole mettere la tracolla, io ora l'ho messo proprio sulla catenella. Ovviamente per mettere una tracolla andate in una maglia più in basso, tipo lo puntate qui, mettete e sta a posto, cioè non è niente di così difficile. Quindi vado ad applicare il mio manico. Ecco qui, abbiamo applicato il nostro manico, a questo punto la borsa è pronta. Ovviamente potete personalizzare il modello come più vi piace, quindi applicare magari un manico o quello che volete. Stessa cosa per il tipo di chiusura. Bene ragazzi, a questo punto abbiamo terminato la nostra borsa, questo è il risultato. Ovviamente potete personalizzarla in base ai vostri gusti, quindi potete variare la chiusura, mettere un bottone, una calamita o una chiusura a cartella, creare la coulisse e in più mettere le bretelle che io non ho messo, proprio perché comunque la voglio lasciare come borsa, non come zainetto, però tenere comunque lo stile di uno zainetto perché a me piacciono particolarmente gli zainetti. Quindi spero che questo progetto vi sia piaciuto, mi avevate richiesto in molte il tutorial e come sapete io cerco sempre di condividere il tutto con voi, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Ovviamente potete realizzare questo progetto con qualsiasi filato perché comunque vi lascio sempre le misure in centimetri, quindi è semplice anche ricrearlo con filati diversi. Non preoccupatevi che vi porterò anche progetti in cordino, visto che comunque non tutte siete amanti della fettuccia. E nulla, vi invito ad iscrivervi al canale se vi fa piacere e ricordatevi sempre di attivare la campanellina perché altrimenti non vi arrivano le notifiche e non vi compaiono nemmeno nella home i nuovi tutorial. E condividere il tutorial appunto con tutte le vostre amiche creative. Io vi mando un bacione e vi aspetto come sempre nel prossimo tutorial. Ciao!